Ciao, sono Valielle e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. E oggi facciamo un video un po' particolare, mi è stato richiesto di fare un reaction video su un cantante kazako molto bravo che si chiama Dimash, magari molti di voi lo conosceranno già, è un cantante abbastanza ascoltato su YouTube e l'anno scorso ha vinto anche un premio come cantante più famoso dell'anno. Quindi farò questo video dove commenterò un po' la sua esibizione, la sua performance e sono curiosa anche di sapere che cosa pensate voi, quindi lasciatemi le vostre impressioni nei commenti e se avete altre richieste di video come questi o vi piacciono in particolare fatemelo sapere che ne facciamo altri. Quindi vediamo un po' insieme questo video. Je vis, je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Una voce molto aggraziata, bel timbro. Voici le SOS d'un rien. Si è tolto l'auricolare, evidentemente aveva qualche problema di ascolto. Mi fermo subito perché ha già fatto una cosa pazzesca, perché è partito da una nota molto bassa in voce di petto, poi è passato a una vocalità vagamente mista e poi ha fatto quest'ultima parte pazzesca con la voce di testa che per un uomo non è assolutamente scontato e poi comunque quelli che ce l'hanno non è detto che abbiano un bel timbro, no? Invece avete sentito com'era preciso, com'era bello il suono, com'era rotondo e il fatto che non ha fatto alcun tipo di fatica. Andiamo avanti. Bellissimo. Wow, questa era una voce di testa, però molto più potente e con un vibrato super controllato, un impatto bellissimo. Poi è passato appunto da una voce molto calda a questa voce acuta, fantastico, sono curiosa di vedere cosa combina adesso. J'ai toujours confondu la vie avec l'inconditionnel. Je crois dans un vie, tu es à ma voix. Je sens quelque chose qui m'attire, voilà. Lo fermo, che nota ragazzi, poi qui aveva veramente uno stile diverso, molto più rock se vogliamo, no? Una nota così la possiamo sentire, non lo so, nei dischi degli AC/DC, degli Iron Maiden, dei più grandi del rock. Prima ci ha fatto sentire una vocalità più classica, quindi più rotonda, molto più diciamo melodica, più aggraziata. Adesso ci sta facendo sentire una nota molto alta, piena e con un'impostazione invece molto più rock e più aggressiva. Quindi abbiamo già sentito di tutto da quando è cominciato questo video: vocalità classica, note basse, note alte, voce di testa, voce di petto, voce mista, stile rock. Andiamo avanti. Bellissimo.
mamma mia cosa ha fatto qui? Praticamente è arrivato a farci sentire forse l'unica cosa che non avevamo sentito, cioè una specie di registro di fischio in alto, no, una specie, io direi che siamo già in un registro di fischio e senza alcun tipo di fatica. Se andate indietro al video io stavo guardando e gli guardate il collo, vedete che è completamente rilassato, quindi nessun tipo di tensione, una facilità di emissione incredibile e un'estensione che io non lo so, ma credo che qui siamo già diciamo sulle 3 ottavi di estensione ma senza nessun tipo di problema. Quindi andiamo avanti, e anche se voglio dire basterebbe arrivare fino qua, però a noi piace, quindi andremo avanti per sentire che cos'altro combina questo Dimash. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Lo fermo perché qui c'è un'altra cosa molto importante da notare, ossia l'interpretazione, il cuore, l'intensità. Quindi abbiamo visto una grandissima tecnica, però di solito, insomma, può succedere che quando ci sono queste grandi capacità tecniche, quando si è molto virtuosi, sia un po' carenti magari in quello che invece è l'aspetto comunicativo, l'aspetto espressivo, no? Invece qui, quando non sta facendo delle cose pazzesche con la voce, sta interpretando in un modo favoloso, quindi direi che anche questo è molto molto importante, è un segno che contraddistingue veramente i grandi artisti, è proprio questo, no? Al di là del discorso tecnico, del discorso di estensione che ci colpisce naturalmente. J'y crois comme les autres, vérité de notre monde. J'ai oublié que souffrance, c'est comme ça de mieux. Mamma mia, mi fermo, non ce la faccio ad andare avanti, mi devo fermare e dire qualcosa perché questo è quello che abbiamo sentito prima, cioè quel passaggio dalle note basse alle note alte, però lo sta cantando in un modo diverso, sta cantando con molta più potenza, sta usando un'impostazione quasi da tenore e diciamo che cantare queste note con questo volume, con questa potenza, con questa dinamica, eccetera, non è facile per niente, anche se sembra, sentito da lui, sembra veramente un gioco da ragazzi. No, vabbè, qui siamo arrivati al culmine, ha anche finito con un vocalizzo R&B, quindi ci mettiamo anche questo dopo la classica e il rock. Abbiamo anche sentito questa chiusura vagamente R&B, direi che non so che cos'altro dobbiamo sentire, però è veramente strepitoso. Ma da dove arriva questo qua? Da un altro pianeta? Mi fate sapere dov'è questo pianeta che voglio andare anch'io. Attenzione al finale, cosa farà? Cosa farà? Toute la Wow, bellissimo. Non piango perché sono concentrata, però sono colpita, emozionata perché vabbè, mi aspettavo una nota super forte, un qualcosa, invece ci ha fregato, però ha fatto una cosa ancora più bella perché ha cantato pianissimo e con un'intensità incredibile e se riascoltiamo un attimino quest'ultima nota anche con una finezza che è quella di crescere leggermente di volume sul vibrato. Ecco questo
veramente una finezza, un controllo pazzesco, anche perché quando uno parte per la tangente, direi così, e canta un brano di questo tipo dove sta oramai utilizzando la potenza, è coinvolto emotivamente e quindi siamo nel pieno, poi ritornare a cantare a un volume di questo tipo, con questa precisione e queste finezze, è veramente una cosa che ho sentito fare a pochissimi cantanti. Questo cantante è veramente incredibile, credo che sia finito il video con tanto di applausi che veramente anche il mio ci metto. E poi non so se avete notato la presenza scenica di questo Dimash, non soltanto vocalmente straordinario, ma anche con una capacità di stare sul palco da cantante esperto, da cantante navigato, da vero artista. Io concluderei dicendo questo. Mi auguro che questo cantante sia molto ascoltato, ancora più ascoltato, e che possa aprire la strada a tutta una serie di altri cantanti che magari, perché non sperimentano molto, perché magari ascoltano un genere specifico, perché comunque la radio ci martella con delle vocalità abbastanza confezionate, un po' standard, che questo cantante sia di ispirazione per tantissimi altri che sono lì e devono tirare fuori qualcosa e devono alzare un pochino il livello, un pochino l'asticella, perché questo ragazzo ha veramente alzato l'asticella della vocalità un po' per tutti, ne sentissimo di più di cantanti così. Quindi è stata una bellissima performance, mi sono un po', diciamo, emozionata, e voi vi siete emozionati? Io penso di sì, perché comunque un cantante così riesce a portare anche un brano non facilissimo a chiunque, facendolo emozionare. Quindi non bisogna essere dei vocal coach, non bisogna essere dei cantanti per rimanere incollati allo schermo con le orecchie aperte ad ascoltare questo grandissimo talento. E con questo io vi invito come sempre ad iscrivervi alla newsletter sul mio sito www.valiel.com per altri consigli e contenuti esclusivi che condivido solo via email. Dai voce ai tuoi sogni, perché i tuoi sogni e la tua voce sono unici come te. Al prossimo video e un bacio. Ciao!